Esercizio del riconoscimento di altezze per l'arto inferiore. Una breve introduzione. Questo esercizio ci permette di migliorare nel nostro paziente familiare la sua capacità di percepire le distanze attraverso la sensibilità dell'arto inferiore. Se ci pensate, noi quando camminiamo non facciamo altro che gestire la distanza fra il nostro corpo e il suolo attraverso il movimento della gamba. È chiaro che una capacità di poter percepire in maniera raffinata la posizione del nostro arto e la distanza che intercorre tra il nostro corpo e il suolo è fondamentale per una corretta esecuzione del cammino. Per quanto riguarda il posizionamento, questo esercizio va eseguito solo da seduti. È un esercizio inoltre molto importante per iniziare a limitare uno di quei compensi che spesso compaiono in seguito ad un ictus durante il cammino, cioè l'andatura falciante, che banalmente non è altro che la perdita della capacità di frammentare l'anca durante il momento dell'oscillazione, diciamo del portare in avanti la gamba. Quindi questo esercizio, che ci permetterà di migliorare anche la percezione dell'anca, ci aiuterà a ridurre questo compenso che rende il cammino poco autonomo e poco fluido. Per quanto riguarda l'attrezzatura, è veramente semplice da costruire. Io personalmente utilizzo in genere delle riviste che hanno uno spessore abbastanza omogeneo e creo dei gradini di 4-5 cm l'uno all'inizio e poi una fascetta di carta per tenerli insieme. Ecco, per questi prossimi livelli che vi mostrerò di questo esercizio saranno sufficienti crearne 5 di questi gradini. Primo livello di calibrazione per l'esercizio di riconoscimento delle altezze per l'arto inferiore. Allora, quello che dobbiamo fare adesso è proporre il riconoscimento di 3 diverse altezze. Noi ne abbiamo 5 a disposizione. Per proporne 3 il mio suggerimento è quello di utilizzare le altezze più estreme, quindi avremo altezza numero 1, altezza numero 5 e altezza numero 3, intermedia. Quindi per il posizionamento intanto ci mettiamo di lato. Quello che vi suggerisco per fare minor fatica possibile è utilizzare la leva del gomito sulla vostra coscia per poter sollevare l'arto e portarlo verso l'esterno in modo tale da lasciare uno spazio libero dove potremo posizionare le nostre altezze. Prepariamo sempre il nostro paziente a quello che sarà la richiesta del compito. Devi semplicemente riconoscere quante altezze ti metto sotto al piede. Se una, 3 o 5. Potrebbe essere opportuno talvolta fare un giro di preparazione dove facciamo vedere e sentire quant'è l'altezza 1, quant'è l'altezza 3 e quant'è l'altezza 5, fino a proporre poi il riconoscimento con gli occhi chiusi. Per adesso partiamo direttamente con gli occhi chiusi, va bene? Questa è la modalità dove il linguaggio e la comunicazione è possibile. Allora, sosteniamo sempre un pochino la gamba qualora non ci fosse il controllo. 1, molto bene. Ecco. 3, esattamente. Se ci fosse stato un errore che il nostro paziente avesse detto 5, e noi avremmo fatto sentire in realtà come sarebbe stato 5, dicendogli no, 5 sarebbe così. Senti com'è la differenza? Allora prima com'era?
È possibile anche che il nostro paziente ci avesse detto 2 e noi in quel caso gli avremmo fatto presente che il 2 in quel momento non era tra le nostre variabili possibili e gli avremmo ricordato che le posizioni sono 1, 3 o 5. Ecco, per quanto riguarda invece la gestione dell'esercizio di riconoscimento di altezza in caso di problemi di linguaggio, dobbiamo riprendere il nostro cartoncino ed applicare sul cartoncino i fogli che corrispondono alle altezze in questione, la 1, la 3 e la 5, e dovremo richiederne l'indicazione. Allora, prepariamo sempre il nostro caro al fatto che dovrà riconoscere l'altezza che metteremo sotto al piede. Guarda bene, perché adesso ti metto un'altezza sotto al piede e tu devi riconoscere. Allora, facciamolo con gli occhi aperti per ora. Ecco qua. Esatto, esatto, è 1, bravissimo, bene. Passiamo con gli occhi chiusi, quando vediamo che ormai l'idea di dover comunicare con l'indicazione è ormai diventata una prassi consolidata, allora possiamo tranquillamente ritornare a chiudere gli occhi. Utilizziamo il cartone anche per coprire quella che è la posizione della gamba. No, ecco, bravo, è la 1, esatto, sì, prova a guardare, va bene? Ecco, questo è come gestire il primo livello di calibrazione. Secondo livello di calibrazione, molto semplicemente per questo secondo livello di calibrazione prevediamo l'aumento delle variabili in gioco. Nel livello precedente abbiamo richiesto il riconoscimento di 3 altezze, la 1, la 3 e la 5. Adesso vogliamo gradualmente inserire anche quelle altezze intermedie, la 2 e la 4. Possiamo farlo gradualmente e possiamo farlo in accordo con il nostro paziente. Per esempio, quando ci rendiamo conto che non ci sono più di tanti errori e possiamo procedere, possiamo proprio chiedergli a lui. Adesso mettiamo una quarta altezza. Che vuoi mettere? L'altezza 2 con 2 libri o con 4? 2. Con 2. Benissimo, l'abbiamo concordato nel momento in cui c'è possibilità di comunicare in maniera agevole. E quindi metteremo anche la possibilità di mettere 2 altezze sotto il piede. E nel caso in cui ragioniamo con un problema di afasia, prenderemo un'altra altezza, sarà difficile concordarlo, però possiamo tranquillamente farglielo scegliere. Benissimo, mettiamo questa qui in più. La incolleremo sul nostro cartoncino ed eseguiremo l'esercizio allo stesso modo in cui abbiamo fatto con il primo livello di calibrazione. Terzo livello di calibrazione, che corrisponde al passaggio all'esercizio corrispondente all'interno del gruppo di esercizi di categoria superiore. E l'esercizio corrispondente è l'esercizio di riconoscimento di spugne, che trovate nel DVD 7 se si tratta della videoguida versione DVD. Nel caso invece delle lezioni settimanali o della videoguida completa, la lezione è la 37 e la 38. Ricordatevi inoltre di
seguire le istruzioni riportate nel DVD 5 o nella lezione 22 che vi spiega come effettuare in maniera agile il passaggio tra gli esercizi di categoria, gli esercizi di confidenza con quelli di categoria superiore.